e bentornati di nuovo nella mia cucina. Oggi quello che faremo sarà un fondo di cottura, ovvero il fumetto di pesce. È un fondo che viene utilizzato chiaramente per aromatizzare risotti, pasta e quant'altro, perché viene fatto con quello che vengono ritenuti gli scarti del pesce. Quindi è anche una ricetta di riciclo. Vediamoci subito ciò di cui abbiamo bisogno e ne parliamo durante il video. Allora, qui abbiamo testa e lische di 2 orate, abbiamo del sedano, della cipolla, della carota e del prezzemolo, anche se io utilizzerò soltanto i gambi. Premetto che per fare il fondo di cottura in realtà si possono mettere anche altri odori, come l'alloro, come il basilico e via dicendo. Questo dipende da quello che avete a casa voi. Allora cominciamo a pelare la nostra carota e tagliamo a pezzettoni. Facciamo lo stesso anche con la cipolla. O del sedano possiamo anche utilizzare le foglie. E poi puliamo anche il gambo dei filamenti. Facciamo a pezzi anche questi. E per quello che serve del prezzemolo prendiamo esclusivamente i gambi. Allora prendiamo i nostri pesci, come vedete sono belli ricchi di carne. Adesso noi li separiamo. Per cominciare mettiamo un filo d'olio nel fondo della casseruola, mi raccomando deve essere bella alta e capiente. Ci mettiamo dentro il sedano, la carota e la cipolla, le foglie del sedano, mi raccomando ben lavate, i gambi del prezzemolo. Accendiamo il fuoco con una fiamma medio-alta, adesso facciamo rosolare per bene le nostre verdure. Dopo questa prima fase, che dura circa un paio di minuti, mettiamo dentro i nostri pesci. Allora, come avete visto, io oggi ho utilizzato gli scarti dell'orata e generalmente si utilizzano appunto dei pesci con le carni bianche, quindi non so, dentice o branzino che sia, spigola, rombo. Cercate di evitare le alici o gli sgombri o addirittura il salmone, che è molto grasso, hanno sapori molto forti e non va bene. Una volta che abbiamo tostato gli scarti del pesce per un paio di minuti, bagniamo con vino bianco, 100 ml di vino bianco, e lasciamo evaporare. Allora, quando andiamo a utilizzare il vino, cerchiamo di non comprare quello in busta. Prendiamo un vino buono, non deve costare eccessivamente, ce ne sono tantissimi da 6, 7, 8 euro. Vermentino, Chardonnay, Pinot Grigio, Inzolia. Quindi utilizzate questo tipo di vino, vi posso assicurare che ne guadagnerà in gusto il vostro piatto. La parte alcolica è evaporata, adesso mettiamo l'acqua dentro. Allora, gli scarti del pesce pesavano 700 grammi. Dovrete mettere 700 g di acqua, la proporzione deve essere 1 a 1. Abbassiamo il fuoco al minimo e lasciamolo sobbollire per circa 30 minuti. Nel frattempo, mentre sobbollirà, tira fuori delle impurità, quindi quelle verranno tolte con la schiumarola. Allora, sono passati i 30 minuti, forse qualcosa di più. Adesso lo andremo a setacciare e metterlo in un'altra pentola per togliere chiaramente tutte le impurità e soprattutto le lische e gli scarti del pesce. Allora, per prima cosa mettiamo uno straccio bagnato e appoggiamo la pentola. E ora andremo a versare il liquido attraverso il colino. Mi raccomando, a maglie molto strette, Ed eccolo qua il nostro meraviglioso fumetto di pesce. Siamo arrivati alla fine. Allora, come si conserva il fumetto di pesce? Beh, se lo dovete utilizzare al volo, al massimo 2 giorni può stare bene tranquillamente in frigorifero, chiaramente una volta raffreddato. Altrimenti lo potete congelare e in congelatore resiste per circa 1 mese. Quindi io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Se ancora non l'avete fatto, ricordate di iscrivervi al canale. Se volete un bel like e un commento, o anche se avete bisogno di sapere qualche cosa di più di questa ricetta o delle altre che ho fatto, scrivetelo nei commenti, io vi risponderò sempre, e soprattutto condividete con i vostri amici. Bacioni!